Sono Luciano D'Adamo. Nel 6 febbraio del 2019 ho avuto un incidente e all'ospedale mi sono risvegliato il 20 marzo del 1980. Sono tornato indietro di 39 anni e più. In questi 39 anni è tutto buio. Le uniche cose che ho, ricordato sono stati dei piccoli flash, tra cui varie cose della vita di questi 39 anni, però solo con l'aiuto di mia moglie, che a quei tempi era la mia ragazza, ho potuto metterli nei vari anni di questi ricordi. Buongiorno, ciao Luciano, Ruggero Luciano, Rezzitelli. È un piacere, è un piacere. Quindi, lei giocava nella Roma? Sì, giocavo alla Roma dall'88 al 94, quindi 6 anni bellissimi. Allora non me lo posso ricordare. Me l'hanno detto, non te lo puoi ricordare, però adesso piano piano ricordiamo anche la storia della Roma, perché certo. Prima te lo ricordi quello, sì, giustamente. Sì, fino all'80 preciso. Eccolo, fino all'80 e poi adesso... Fino al 20 marzo. La data è fondamentale, Forza. Sono stato in terapia al Santa Lucia loro la chiamavano ricostruzione del passato, tramite i vari, reportage fotografici di casa, della famiglia, degli amici, filmati e cose varie. Abbiamo ricostruito questi 39 anni che non è che servono per i ricordi, perché quelli non li recuperi. Le emozioni che hai provato, quelle che c'hai dentro, non ce l'avrai mai. È come l'avere un figlio, crescerlo, e il matrimonio, e non ce l'ho io queste cose qui. Non è facile. Certo, con l'aiuto di mia moglie, che poi veramente l'ho sposata, la dovevo sposare dopo 4 mesi, e dei miei figli, che ce n'ho 2, e dei nipotini, e si comincia ad andare avanti. Non è che si può piangere su queste cose. Non era di Bartolomei questo? Sono tifoso della Roma. Il mio ricordo è fermo a marzo dell'80, il 20 marzo dell'80. Bartolomei è stato il mio primo capitano in Serie A, quando ho fatto l'esordio in Serie A Cesena, perché Di Bartolomei, dopo che è andato via dalla Roma, è andato al Milan, e poi è venuto a Cesena gli ultimi anni, e Di Bartolomei è stato il mio primo capitano. È andato via dalla Roma, io pensavo che era il primo anno che l'aveva comprata l'ingegner Dino Viola. Aveva comprato vari giocatori, aveva fatto rientrare Bruno Conti dal Genoa, Turone, con l'allenatore Nils Lidholm che aveva preso dal Milan. Stava cercando di costruire una bella squadra, questo me lo ricordo. Fino al 20 marzo il mio ricordo era la squadra che stava andando abbastanza benino, perché stava sul 5º-6º posto. Poi logicamente non so dove è andata, cioè come è finito il campionato, perché io sono arrivato lì fino a quel punto. Questo è l'ex allenatore De Rossi. De Rossi. De Rossi, sì. De Rossi, e poi questo Totti, insomma adesso credo che te l'hanno detto chi è Francesco Totti. Non lo leggevo bene. Sì, no, comunque basta che guardi il 10, ce l'aveva solo lui, ecco, un giocatore credo unico nella storia della Roma. Già in ospedale le prime chiacchiere, sai, ha perso, e mi hanno detto, sei tifoso della Roma? Che te sei perso, abbiamo vinto lo scudetto nell'82-83. È stata una grande Roma, una Roma con Dino Viola, con i Sensi, che si è vinto parecchio, 2 scudetti importantissimi per noi romanisti, vuol dire tanta roba, insomma. Sì. E l'anno dopo addirittura la finale dei Coppa Campioni che il Liverpool persa clamorosamente proprio all'Olimpico, nel nostro stadio.
ci sono rimasto. E abbiamo vinto anche nel 2000-2001. Ne avevamo vinto uno parecchio tempo prima, e non è che l'avevo vissuto. A perderlo così, insomma, mi dispiaceva, non sono riuscito a verificare, andare a vedere i vari momenti di queste conquiste. Nell'88 mi prende la Roma, primo anno di Lidom, una persona che io davo del lei, perché giustamente, sai, anche Bruno Conti, questa gente che vedevo in televisione, sai, non ero un ragazzino, venivo dalla provincia, arrivai qui a Roma, una grande città, insomma, non era facile per un ragazzino. Certo, sì. Nel 90 c'è stato l'anno, secondo me, più bello per noi tifosi e noi giocatori, perché si è giocato al Flaminio, perché l'Olimpico lo stavano rifacendo per i mondiali. Ed è stata un'annata con Gigi Radici devastante, devastante, perché veramente era il catino che noi tutti i tifosi sogniamo, sì, no? sì. E tu pensi in quello stadio lì, con la passione dei noi tifosi della Roma, chiunque veniva, insomma, soffriva prima di entrare perché avevano veramente paura. Nel 90, nel 91 siamo riusciti a fare 2 finali, uno di Coppa Italia e uno di Coppa UEFA con Ottavio Bianchi, anche lì 2 anni, un anno fantastico. Allora Luciano, guarda, qui è il centro sportivo dove si allena la Roma, questi sono i campi da calcio, ce ne sono parecchi, quando c'ero io c'era molto di meno, perché si sono allargati adesso, no? Guarda, tenuta non è male come cosa. E quello è il campo dove ci gioca anche la primavera e che l'hanno dedicato ad Agostino Di Bartolomei. Ah, ho capito. In memoria di Bartolomei, insomma, e quindi vediamo insomma il centro sportivo come si è allargato, tenuto alla perfezione, direi. Arriva la famiglia Sensi che inizia a investire sulla Roma, perché veramente è una famiglia che ama il calcio, ama la Roma, tifosi della Roma, e quindi danno tutto l'amore per questa squadra. Quegli anni lì ci sono dei giocatori importantissimi, uno su tutti Francesco Totti. Francesco Totti è stato il re di Roma, ma in tutto e per tutto, ma non perché era bello, oltre che era bello, ma era molto bravo, insomma, riconosciuto da tutto il mondo, e addirittura è stato l'unico giocatore, Luciano, che ha rifiutato il Real Madrid. L'avevamo visto crescere tra di noi, perché ogni giovedì, di solito all'epoca si faceva la partita del giovedì, venivano qualcuno dalla primavera con la prima squadra, no? Per fare 11 contro 11. E quando arrivava questo ragazzino, francamente, mamma mia. E però all'epoca i vecchietti in allenamento il giovedì te menavano, perché quando arriva il ragazzino che correva, diceva, oh, bello, capisci, stai largo, e lui ne fregava un cavolo. Lui continuava, gli faceva i tunnel, li dribblava e gli altri si incavolavano e gli menavano. E però lui, ecco, la forza di Francesco era quella, non aveva paura. Aveva questa personalità che alla fine si è dimostrato negli anni, e adesso è stato un grande campione. Questo era Francesco Totti e la Roma di quegli anni. Mi sono perso una bella emozione, quello sì, è vero. Ho cercato logicamente di informarmi con i vari supporti che ci sono adesso, che prima non c'erano, perché internet nemmeno a sognarlo. Adesso basta che fai clic su una cosa e ti esce fuori il mondo, no? Una volta invece com'era? Dovevi aspettare che le enciclopedie si rinnovassero e mettessero il volume in più per l'aggiornamento, ma dovevi aspettare sempre qui, diciamo 10 anni. 10 anni erano pure pochi a volte, a secondo, era come la storia, no? Non è che ogni 5 anni, 10 anni ti dicevano quello che era successo 10 anni prima, lo sapevi perché l'avevi vissuto, poi piano piano aggiornavano. Adesso ti faccio vedere l'ultimo trofeo vinto dalla Roma, eccola qui, la Conference League, e quindi questa me la puoi raccontare questa te. Nel 2021. Bravissimo, bravissimo. E quindi questa è la Conference League vinta con Mourinho, gol di Zaniolo, insomma, dai, a Tirana. Io ero presente, è stata una soddisfazione anche bellissima. Io l'ho vista in TV. Insomma, poi abbiamo visto i festeggiamenti sono stati, no? Sì. Noi quando festeggiamo in grande. Quando si vince così di rado, logicamente
ogni volta però è un'emozione Sentita, forte. sì, assolutamente, assolutamente. Il presente per me, fin dall'inizio, è stato come un viaggio intergalattico, un viaggio fantascientifico, perché da una situazione, da un momento che sarebbe stato il 1980, a passare nel 2019, sono quasi 40 anni di vita e la tecnologia è cambiata tutta. Per voi che l'avete vissuta, diciamo, è stato un cambiamento progressivo. Per chi non l'ha vissuta, è come se ti trovi veramente su un disco volante, perché non ti aspetti di trovare tutte queste cose. Ma chi se l'è mai sognato di avere il telefono in mano, che poi telefono, se lo guardi bene è uno specchio, un coso, una scatola con un vetro sopra, no? Che se fa così ti puoi pure specchiare. Il primo giorno che l'ho visto, dico, ma che è? Mio figlio mi ha fatto vedere le fotografie e io ancora sto a cercare il rullino. Ancora adesso, ogni tanto un qualcosa mi fa saltare a dire, ma che è sta roba? Qui entriamo verso tutti i cimi della Magica. Questo sono io. La tua maglia? La mia maglia, sì, il numero 11, il numero 11. Questo è il mio collega di lavoro, quello di fianco, Rudi Völler, un altro grandissimo giocatore attaccante tedesco, insomma campione del mondo, proprio qui all'Olimpico con la Germania. E questa era il mio capitano, non Totti, che è arrivato dopo, ma Giuseppe Giannini, quindi giocatori che hanno fatto la storia della Roma, ecco. Mi sembra di aver letto come lo chiamavano il principe. Bravissimo Gianni, il principe. Sono io, mi riconosci? Si vede, si vede. Sì, sei sono cambiato, uguale. sei Grazie, cambiato vuol quasi dire che niente. mi mantengo bene. Giusto i capelli. Beh sì, È qualche normale. capello bianco. Questi sono gli abbonamenti di una volta. Prima erano così gli abbonamenti, adesso invece vai col telefonino, tutto, certo, è tutto diverso. E il futuro? Vabbè, ma io già ci sto nel futuro. Certo, se vanno di questa velocità non è facile per me. Per voi che l'avete vissuta in un altro modo, ogni cambiamento è una piccola cosa che si aggiunge a quello già conquistato. Spero di rimettermi qua, non dico alla pari, però di andare abbastanza avanti per godere anche io di queste situazioni.